Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa-effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Abbiamo fatto una serie di letture sugli io superiore di varie persone nella nostra vita e concludiamo il cerchio facendo questa lettura che riguarda l'io superiore degli amici che abbiamo avuto, che sono vivi, che sono morti, non importa, vediamo cosa salta fuori. Ho notato che nella lettura con gli io superiore del fratello e della sorella c'erano situazioni generalmente abbastanza pesanti. Mi auguro che con gli amici sia un po' più leggero, anche se immagino che se siete sul mio canale a fare questa lettura probabilmente qualche problemino c'è stato o c'è con questi amici, no? Comunque, ecco qui le vostre 4 scelte. Come sempre usiamo le rune e andiamo a vedere queste rune che cosa mostrano. Allora, la prima runa, quindi la prima scelta è questa. Poi ovviamente potete scegliere anche semplicemente guardando il mazzo, magari è il mazzo che vi ispira. Questa è la seconda runa e questa è la terza. E poi abbiamo la quarta. Eccoci qui. Se serve mettete il video in pausa e io vado a cominciare con la prima lettura. Quindi abbiamo la prima scelta. Andiamo ora a vedere questo io superiore che cosa ha da dire, qual è la situazione, qual è il suo punto di vista e accettiamo qualunque informazione sia lecito recepire ora. Ho già la sensazione che se avete scelto questo mazzo probabilmente eravate incerti o avete intenzione di guardare già anche un altro mazzo riguardo la stessa persona. Questa è una conferma che probabilmente serve a qualcuno che sta ascoltando. Allora, questo io superiore di amici, subito così, chi sta guardando questa possibilità? Questo amico o amica? Cos'è successo? Questa persona si è comportata in maniera abbastanza strana. Pare che in maniera molto veloce vi abbia scartato dalla sua vita, vi abbia lasciato senza possibilità. Non credo che sia successo effettivamente qualcosa di veramente grosso, importante, grave, per cui questa persona ha ragione vi ha lasciati, o vi ha lasciati così dall'oggi al domani. Potrebbe essere che vi abbia proprio ghostato,
come si dice in inglese, ovvero sia scomparso o scomparsa nel nulla. Per alcuni questo amico o amica potevano rappresentare anche un interesse di tipo romantico, non totalmente dichiarato. Però volendolo mantenere sulla pura amicizia, questa persona si è comportata male, è scomparsa dall'oggi al domani e il problema non siete voi, è questa persona. Questa persona ha sempre avuto atteggiamenti ambivalenti nei vostri confronti. Per voi non era neanche un problema così grande, perché alla fine siete persone in grado di accogliere, di accettare, non volete fare troppa pressione sulle persone che magari hanno delle difficoltà, accettate quello che l'amicizia è in grado di dare. Però questa apertura verso gli altri può portarci anche a generare situazioni in cui gli altri si fanno gioco di noi. Sto continuando a guardare questo 2 di bastoni che mi sta proprio sulle palle, mi infastidisce pesantemente, perché ho proprio la sensazione di essere bloccato dalla possibilità di comprendere quello che è successo, di comprendere se c'erano possibilità di sistemare eventuali rotture e strappi tra me e l'altra persona. È una possibilità negata, ed è una possibilità negata che con il tempo, riflettendoci e sentendo a cuor libero quello che è accaduto, mi rendo conto che questa persona si è comportata non solo male, ma per tutto il tempo che siamo stati insieme non aveva grandi intenzioni nei miei confronti, è stata una serpe. E questa cosa mi fa incazzare, e quindi sono rimaste in sospeso anche delle cose che non ho potuto dire a questa persona una volta che ho elaborato quello che mi ha fatto e quello che è successo. Per cui probabilmente siete qui per capire se questa persona ha compreso la porcata che ha fatto nei vostri confronti, se ha compreso la mancanza di rispetto che ha usato nei vostri confronti, l'insolenza che ha usato nel vostro rapporto. E mi viene detto anche in testa, e poi questa persona non era neanche alla mia altezza, ma come si permette? Per cui ci sono parti di voi che in qualche modo desiderano, se non proprio la vendetta, ma di riuscire a capire che questa persona sta vivendo in maniera miserabile o comunque sta ricevendo quello che ha dato, perché poi mi viene il sospetto che questa persona non si comporti e non si sia comportata così solo con voi, però con voi ha superato ogni limite della decenza, questo sì. Soprattutto con voi che proprio non ve lo meritavate, che non avreste mai fatto ciò che questa persona ha fatto a voi ad una persona terza. La vita è andata avanti. Questa persona sembra la classica persona che ama ostentare, ama mostrare che lei o lui se la cavano bene, che tutto va bene, che sono sempre al top, al di sopra delle mode, al di sopra dei problemi, sempre, sempre la persona più furba anche nella stanza. Hanno una faccia che non è reale, ma io temo a vedere queste carte che la faccia di questa persona nemmeno la persona stessa sappia che forma abbia. E in testa continuo a sentire, com'è quella canzone? Un attimo, un secondo, perché veramente la sento, ma devo cercare di ricordarmi di chi era o qual era il titolo. Ok, la canzone è You're so vain, sei così vano, superficiale. Tutta la canzone parla di questa persona che sembra stare sempre
nelle situazioni e nelle posizioni migliori. In realtà è una persona che è assorta da se stessa, non è capace di sentimenti, non è capace di dire la verità, non è capace di comportarsi ehm, secondo delle regole morali valide, per cui potreste andare, per quelli che stanno ascoltando in italiano questa lettura, potreste andare a vedere tranquillamente la traduzione, la trovate sicuramente su Google. E per chi invece la conosce il testo, parla l'inglese, è una canzone molto chiara e credo che sia perfetta per questa situazione. Comunque, vi lascio il link poi sotto nelle, come si chiamano? Nei marcatori temporali nel primo commento. Ok, detto questo, è una persona in realtà molto povera. Povera, stiamo parlando proprio di qualità, quindi una persona con scarse abilità anche nella vita, con una incapacità intellettuale abbastanza pesante, con le emozioni abbastanza soggette a cambiamenti repentini. È una persona in realtà molto debole e l'unica forza che ha è fingere di essere chi non è. Cambia a seconda delle persone e cambia anche a seconda dei momenti. Per cui, insomma, già così, se io fossi vostra amica, vi direi meglio che questa persona se ne sia andata. Ok, quindi l'io superiore di questa persona, che cosa ha da dire riguardo alla situazione? Che cosa vi vuole dire? In che senso? Oh, wow. Ci sono una serie di informazioni qui che ci ho messo un pochettino ad organizzare perché vi dirò, per come le ho sentite mi sembravano un branco di scuse e mi hanno fatto arrabbiare, quindi probabilmente sono dalla vostra parte e sto percependo veramente la mancanza di rispetto di questa persona. Vi posso dire che il Dio superiore di questa persona sta dicendo questo. Io voglio comandare, io voglio essere in una posizione di potere. Ho bisogno di quella posizione di potere perché se non riesco a sentirmi di essere chi dispone della vita, delle energie, delle abilità degli altri, io non riesco a sentire di avere struttura nella mia vita. Quando tu sei entrato o entrata nella mia vita, mi sono resa conto che ci sono cose di te che mi ricordano quell'ordine e quel rigore e quella lealtà che io non solo non riesco ad ottenere dal mio passato per colpa delle mie esperienze, ma non riesco ad ottenere da me stesso. Non ce la faccio perché ho il rifiuto e sento che questo rifiuto viene anche dalla storia personale di questa persona che ha vissuto una certa rigidità fino a un certo periodo della propria vita, quindi magari immagino nell'infanzia. Però quando sento questo tipo di spiegazione, sento subito dalla vostra parte dire: ma a me che cosa caspita me ne dovrebbe fregare? Perché io ti ho mostrato che sono una persona in grado di usare le energie che ti irritano in maniera costruttiva e non distruttiva. Io ho avuto buone intenzioni nei tuoi confronti. E il Dio superiore di questa persona risponde e dice: lo so, è di questo che ti sto parlando. Io sono troppo incancrenito sul dire no. Quando io ho bloccato la comunicazione, quando ho dato a te una strada morta, no? Come risposta alla nostra amicizia, quello era il mio tentativo di stare al di sopra di qualunque parte, perché quello mi dava una sensazione di essere forte, di essere vincente.
Ho esercitato il comando su una situazione che non aveva bisogno che lo esercitassi e l'ho esercitato in maniera totalmente arbitraria e meschina. E l'ho fatto per l'odio che provo nei tuoi confronti, rendendomi conto che tu hai nella tua vita naturalmente avuto modo di gestire le energie che non riesco a gestire e per questo io ti reputo superiore. E a me questa cosa non piace, questa cosa mi ricorda di quanto inadatto sono. Perché lo so che sono inadatto, perché il mio problema qui è che io non ho forza interiore, non ho voglia di determinare me stesso come individuo. La mia tristezza viene dall'aver seppellito me stesso prima di cominciare a vivere. Ho gettato la spugna prima di provare anche solo a guarire. Non lo so perché, ragazzi, mi continua a venire in mente il segno del cancro. Se questa persona ha il segno del cancro o ha posizionamenti del cancro importanti nella sua carta natale, potrebbe essere una buona conferma, ok? E vedo che ci sono anche delle situazioni che questa persona, comunque dopo che voi vi siete allontanati dalla sua vita o siete stati allontanati, porta avanti nella stessa maniera e quel modo di comportarsi ha generato altri buchi e ne sta generando di altrettanto profondi. Come mai questa torre? Di cosa sta parlando? Che messaggio è nei confronti di chi sta ascoltando? A cosa si riferisce? E continua a girarmi in testa la canzone You're So Vain. Ok. Ci sento tutta la tristezza dell'essere come questa persona è. Guardate se questa immagine non descrive esattamente il personaggio della canzone di cui sto parlando. Andatevela a sentire perché veramente parla di questo. Questa persona assume un atteggiamento di chi ha capito tutto nella vita in generale e non ha capito proprio niente. Da una parte perché non ha le capacità, dall'altra perché si rifiuta di farlo e vista dal di fuori è ridicola questa persona, è imbarazzante, è patetica perché porta questo livello di ignoranza della vita in generale e dei sentimenti e dell'umanità a livelli epici. Sembra che mantenga una dignità in pubblico, è una persona totalmente miserabile all'interno e credo che anche i suoi rapporti umani siano a quel livello, come potrebbe essere altrimenti. Vedo che i problemi che questa persona aveva quando era nella vostra vita ce li ha ancora, sono gli stessi, sono maggiorati perché tra l'altro non ha più una persona valida come voi nella sua vita, con voi avrebbe potuto fare un gran passo in avanti, non l'ha fatto, problemi suoi e vedo che questo io superiore lo dice, lo ammette, dice la mia vita è un disastro. E io continuo ad avere l'impressione che le cose mi sfuggano di mano e mi capitino senza che io possa controllarle, senza che io le comprenda, ma ho così tanto orgoglio nel personaggio che ho costruito per me stesso, per continuare ad andare avanti giorno dopo giorno in questo mondo, che ho cominciato ad amarlo profondamente, ho cominciato a nutrire questo mio alter ego e ora sono convinto di essere quella persona. Mi comporto come tale, a volte magari mi va anche dritta, ma io nella mia intimità sono un colabrodo. Questa consigliere superiore mi dice che ha problemi d'ansia forti, per esempio, che sicuramente avrà avuto quando eravate in contatto, ma non erano così manifesti. E ciò nonostante questa persona sembra andare sempre avanti senza problemi.
Credo che questa persona abbia avuto notizie anche, in qualche modo, non credo perché l'ha cercata direttamente, ma in un altro modo, di come ve la state cavando voi nella vostra vita. E muore dalla curiosità di sapere cosa state combinando nei dettagli e come mai. Ed è una sorta di mancanza e odio, sono un mix di queste due emozioni, le energie che si muovono dentro questa persona. Quello che l'io superiore mi sta dicendo è proprio: guarda che ti sto aprendo la porta del dietro le quinte, quindi quello che vedi lo faccio perché me lo stai chiedendo con sincerità e perché credo che tu abbia bisogno di guarire ciò che per colpa mia è accaduto, magari non per colpa proprio dell'io superiore, ma insomma sicuramente corresponsabilità da quell'energia c'è. Per cui l'io superiore di questa persona vuole tentare di darvi pace in questo senso, di dire: il mio avatar, il mio umano è limitato, è imbarazzante, non dipende da te, cerca di capire che è una persona miserabile, questo è il ruolo che sto giocando e questo è quello che voglio. Prenditi cura di te stesso, infatti, questo è il mio mazzo, uno dei miei mazzi. E prenditi cura di te stesso, occupati di quello che ti riguarda, cerca di voler bene a te stesso, non c'entra nulla quello che hai fatto tu con quello che sono io. Sii oggettivo, esattamente, sii oggettivo. Guarda le cose non da una prospettiva personale. Ho fatto queste cose a te perché queste cose le sto facendo in generale, le sto facendo a chiunque, le sto facendo a me stesso. Purtroppo sei capitato nel girone dell'inferno nel momento in cui io ti ho aperto la porta ed è andata così, però già lo sapevi che non era colpa tua, ma non c'è granché da fare. Guarisci quello che è avvenuto, mettici in qualche modo una pietra sopra. Sì, è una situazione triste, ma non ti deve riguardare, non te la devi portare appresso. Sento che da parte vostra persiste questo desiderio di sapere che la persona è miserabile, perché lo posso anche capire. Quindi vediamo che cosa da dire le mie carte a voi. Il distacco è necessario e il segreto sta nell'essere determinati. C'è un po' di guarigione da fare, non tanto verso questa persona che sicuramente vi ha dato un bel po' di tristezza. Io credo che ci sia quella parte di lutto ancora da guarire, che la rabbia ancora non vi permette di fare, perché la rabbia giustamente vuole rivalsa. È una buona energia la rabbia, in realtà è amore verso noi stessi. Provate ad andare a lavorare su quanto la rabbia sta bloccando la vostra capacità naturale di rilasciare eventuali traumi che avete vissuto con questa persona e quindi di darvi accesso a elaborare la tristezza, il lutto e poi andare avanti. Ok? Se avete bisogno di aiuto sapete che faccio anche dei percorsi mirati, personalizzati, e sapete dove contattarmi, c'è la scritta qui in questo momento. Quindi io vi ringrazio di essere stati qui, spero di essere stato d'aiuto e vi do appuntamento sul mio canale con le prossime letture. Ciao ciao! Ed eccoci qui con la seconda possibilità e abbiamo davanti di nuovo l'io superiore di qualche amico o amica per quale vogliamo ricevere un messaggio o una spiegazione. Andiamo a vedere prima di tutto di che cosa si va a parlare. Dunque, di cosa vuole parlare? Che tipo di persona è questo io superiore? Mai continuano a cadere le carte in questa maniera? Ho la continua sensazione che da un problema ne siano sorti
altri 10.000, visto la situazione con questa persona. Non è mica detto che sia la persona ad aver creato i problemi, ma le conseguenze in cui vi trovate ora o vi siete trovati, questo sì. Dunque, di che cosa vuole parlare l'io superiore di questa persona? Il messaggio che questa persona ha da dare riguardo cosa? Che tipo di persona è e cosa è successo? Mi manda segnali confusi questa persona e temo che sia proprio l'origine di tutto il problema. Potremmo avere davanti a noi un vero manipolatore o manipolatrice, tanto maschio o femmina poco cambia, noi stiamo qui a guardare l'io superiore. Questa persona potrebbe essersi proposta nella vostra vita come qualcuno di particolarmente interessato ad aiutarvi, qualcuno che magari aveva anche le conoscenze che potevano esservi utili. Potrebbe essere il classico amico, amica che magari vi introducono a un nuovo giro di amici, o che vi procurano chi vi presta del denaro, o che vi aiutano a trovare un lavoro o vi presentano nel proprio ambiente di lavoro per darvi una mano. Abbiamo un'amicizia qui che sembrava fondarsi anche per un bel po' di tempo su fondamenta solide e su vero rispetto, su vera serietà da parte di questa persona. E ci sono stati anche dei momenti in cui indubbiamente questa persona è stata d'aiuto, quindi non voglio dire che l'amicizia fosse tutta una farsa dall'inizio, ma temo che questa persona umanamente, quindi ancora dalla prospettiva umana, non siamo ancora a livello di io superiore, sia incapacitata dalla propria limitatezza personale nel comprendere che tutto quello che ha fatto non è stato solo positivo, non è stato tutto frutto di amicizia, non ci sono stati veramente solo atteggiamenti positivi nei vostri confronti, perché vedo che a un certo punto nella vostra storia questa persona sembra aver cambiato completamente faccia. È passato da chi vi dava una mano a chi, non voglio dire che abbia usato ciò che vi ha dato contro di voi, ma vi ha messo in una posizione in cui vi siete trovati a vivere dei problemi o avere conflittualità interiori, e lì avete capito che questa persona, per come si è comportata, vi ha aiutato non per amicizia, ma per il bisogno di sentirsi importante, per il bisogno di essere qualcuno e di essere visto anche magari come quel qualcuno che è una persona del tutto rispettabile per quello che fa e come si comporta. Diciamo che questa persona non ha idea di che cosa siano le conseguenze, non le considera, non se ne prende responsabilità, e quindi qualunque cosa accada con questa persona, nel bene o nel male, in realtà siete da soli. Si traveste da persona ed è convinto probabilmente di essere una persona a modo e rispettabile, ripeto, e invece è una persona che ha una grossa immaturità emotiva e anche mentale. È un manipolatore, usa le persone per avere questa sensazione di essere il salvatore, essere chi sostiene, ed è una forma di comando, di potere che poi si può esercitare anche a distanza d'anni su una persona. Il punto qual è? Lo fa in una maniera così, mi viene da dire, calma. Probabilmente questa persona è così sottomessa
alla propria idea di sé, alla propria immagine di sé nel mondo, che non si permette di assumere atteggiamenti palesemente e apertamente narcisistici, per cui passa a tante persone come una persona normalissima. E invece è una persona che non solo ha grossi limiti, ma non ha così grossi buoni propositi. Quello che vi ha fatto è stato comunque in parte anche misurato per avere un tornaconto. Sento che vi ha dato qualcosa di fisico per avere qualcosa di emotivo. Un qualcosa di emotivo che poi non ha rispettato e non ha usato al meglio, l'ha proprio ricevuto come pagamento. Diciamo che questa persona ha trattato la vostra energia e la vostra presenza come un oggetto. E proprio come un oggetto, quando non ne ha avuto più bisogno, l'ha lasciato andare. Sento proprio da parte vostra il dubbio, la domanda che dice: ma perché? A che pro fare questo? Ragazzi, persone di questo tipo non hanno la capacità di avere uno scopo. Intendo uno scopo serio, quindi sulla lunga durata, ragguardevole, che può essere una cattiveria, che può essere una cosa brutta, ma pur sempre uno scopo. No, questa persona ha il risultato immediato, la gratificazione immediata, è una dose di droga che cerca continuamente questa persona. E per cui proprio come una sostanza, un oggetto che uso quando ho bisogno, non mi stupirei se vi desse i segnali confusi e contrastanti che ho percepito subito appena ho aperto la stesa. Perché proprio come si fa, come quando si usa un oggetto, oggi mi serve e lo uso, tra 5 minuti non mi serve più, non lo uso più. Quindi il io superiore di questa persona che cosa ha da dire? Che cosa vi vuole comunicare? È incredibile come l'io superiore di questa persona sia in perfetta linea con chi è la persona poi a livello proprio terrestre umano, perché mi sta dicendo abbiamo avuto i nostri successi insieme, siamo stati un bel duo, una bella coppia, diciamo, no? Abbiamo avuto bei momenti, abbiamo costruito cose importanti, abbiamo fatto progressi, ci capivamo, però quello è stato solo la conseguenza di aver entrambi delle qualità da usare nella vita di ciascuno di noi, cioè tu avevi quello che mi serviva e io avevo quello che ti serviva. Una volta che lo scambio, il baratto è avvenuto, non c'è più stato motivo per stare insieme. E mentre me lo dice con naturalezza. Non mi stupisco che poi la persona reale si atteggi in certi modi, però vi assicuro che c'è l'atteggiamento di questo io superiore, è l'atteggiamento di chi sta guardando veramente dall'alto, cioè vede lo scambio umano come uno scambio proprio di energia, non dà valore all'energia specifica e da un punto di vista spirituale ha un grande senso, ha perfettamente senso, ma quello che percepisco io è che questo io superiore non ha ancora avuto modo di rielaborare quelle che sono le conseguenze. Io credo che alla morte di questa persona l'io superiore riuscirà a mettersi in pari con quello che è le conseguenze negative che ha causato nella vita delle persone e sarà impossibile sfuggire all'ondata di sofferenza e brutte emozioni e sensazioni, situazioni di cui
con cui entrerai in contatto. Credo che questa persona sia, questo io superiore, veramente a un livello, mi viene da dire non umano, perché percepisco una forte componente quasi rettile, no? Mi comporto sulla base di quello che è la semplice dinamica della vita, non c'è complessità affettiva, emozionale, emotiva dietro all'esistenza. E con questo non voglio dire che i rettili siano incapaci di provare emozioni, perché comunque alcune emozioni le provano, però non hanno la complessità che attribuiamo noi a quello che fanno. Mi viene mostrato il coccodrillo o comunque quel tipo di animale e di rettile agiscono secondo la regola del se vedo e percepisco che qualcuno è debole, lo devo far fuori, perché è natura, cioè io sono qui per questo, io mantengo le cose a un certo livello. Certo, vengo percepito come un essere di cui si potrebbe tranquillamente fare a meno sul pianeta, però effettivamente io regolo le cose, c'è grande dignità in quello che faccio, e per farlo però non posso star lì a pensare oddio no, questa gazzella no perché è appena nata, ha solo 6 mesi, oppure no, questa zebra no perché deve allattare la piccola zebra che è appena nata. Capite? Non è possibile in certi ruoli e in certe posizioni avere il lusso della complessità emotiva, e questa complessità emotiva manca a questo superiore perché io credo venga da esperienze precedenti di vita che erano abbastanza superficiali o che comunque non ha avuto modo di integrare completamente, quindi non è che ci si possa aspettare tanto. Infatti mi dice non ho tanta esperienza come ne hai tu. E sto imparando che cosa significa l'abbandono. Prima lo faccio, poi me lo sperimento addosso. Voglio sperimentare da ambo i lati. Ma pensa un po'. Quindi vi sta dicendo è un gioco. Prima gioco un ruolo in una squadra, poi gioco un ruolo in un'altra squadra, vedo come si sta dalle due parti, ho desiderio di comprendere come funziona, credo che sia tutto molto interessante, però il tempo che abbiamo avuto insieme è concluso perché abbiamo concluso quello che aveva senso che noi facessimo insieme. Per cui è come dire, guarda, niente di personale, avevamo entrambi qualcosa da guadagnare. Sappiamo che la natura della vita non è essere fissa e immutabile, anzi, quindi è naturale che le cose cambiassero ed è naturale che ci siano conseguenze, ma io per ora non ho la capacità di vedere quello che vedi tu e sono qui per sperimentare, sono qui per provare. Quindi oggi è toccato a te, domani toccherà a me. Con questo non voglio dire che per forza dovete rincrociare voi questa persona, però avete davanti qualcuno che non ha la vostra complessità su ogni livello. Quindi andiamo a vedere le mie carte, il mio mazzo di tarocchi oracolari. Che cosa dice? Quindi il messaggio finale qual è? Vittoria. È comunque arrivata al capolinea questa situazione, è comunque una vittoria. Avete fatto quello che entrambi volevate fare, diciamo quel patto che avevate deciso. Vedete, erano a testa in giù queste due. Questa dice ascolta i tuoi sentimenti. Questa persona non è in grado di farlo. E qui c'è valorizza la tua interiorità. Questa persona non è in grado di valorizzare la propria interiorità. È quello che vi dico io. Manca di complessità emotive. Per costruirla ha bisogno di sperimentare. Non tutti facciamo lo stesso percorso. Non tutti abbiamo lo stesso bisogno, o passiamo per le stesse strade. Però questo è il percorso di questa persona. Perciò spero di esservi state d'aiuto, di avervi dato quello che cercavate. Se avete bisogno di raggiungermi, trovate qui come farlo. Intanto io vi auguro il meglio e noi ci vediamo con la prossima lettura sul mio canale. Alla prossima, ciao ciao! E siamo qui con la terza possibilità. Siamo qui con la terza possibilità e andiamo a vedere quello che l'io superiore di questo amico o amica hanno da dirci.
E cerchiamo di capire prima anche la situazione che si è formata, che poi vi ha portato qui a vedere questo video. Bene, per le persone che stanno guardando questa lettura, questo amica e amico di cui vogliono sapere cosa vuole parlare il Io superiore. Ok. Dunque mi sembra di capire che questa persona vi abbia fatto un'offerta. Probabilmente non è un'offerta materiale, potrebbe anche essere un'offerta materiale, ma credo che sia una sorta di amicizia mai completamente esplorata. Quindi questa persona, o voi, perché poi è una lettura generale, quindi può essere in ambo i casi, ha proposto a voi la propria amicizia, oppure un aiuto riguardo qualche problema, o comunque in generale ha offerto la propria presenza nella vostra vita e per una serie di ragioni personali avete rifiutato questa offerta. Vedo che causa di questo rifiuto principalmente abbiamo una serie di preconcetti, cioè probabilmente esperienze che avete vissuto che non avete elaborato in maniera costruttiva al momento in cui questa persona è entrata nella vostra vita con quelli che sembrano essere dei buoni propositi. E quindi cosa è successo? È successo che vi siete schermati dietro quelle che sono le difficoltà che avevate vissuto e ne avete fatto una sorta di barriera protettiva. Ripeto, vale anche il contrario, può essere che voi vi siate offerti nella vita di questa persona e questa persona non ha saputo cogliere ed accogliere l'importanza di quello che avevate da offrire. Come mai? Perché che sia stata questa persona o voi non vi sentivate sicuri, era una cosa mai fatta, era una cosa che andava contro quelli che erano gli schemi di come concepivate la vita in quel momento, per cui vi era impossibile letteralmente fare la scelta energetica di provare a vedere dove avrebbe portato questa amicizia con questa offerta di alla fine amore sincero, no? Presenza vera da parte di questa persona o viceversa. Quindi qual è il problema? Ok, il problema è che ora la situazione è cambiata, nel senso è passato del tempo ed evidentemente sia voi che questa persona siete altre persone o la vita vi ha portati a distanze che non riuscite più a superare, che non vi possono tenere vicini, ma che vi hanno allontanati. Non credo che ci siano, almeno per la maggior parte di voi, brutte situazioni qui di mezzo, cioè un amico che ci ferisce di proposito o un tradimento da parte di un'amica o qualunque cosa possa accadere nella vita umana dispiacevole nei rapporti umani. Vedo piuttosto che c'è un'occasione persa, c'è il rammarico per non essere stati in grado di cogliere al momento giusto quello che era ciò che questa persona aveva da offrire. Ripeto, può essere anche al contrario. Può essere che la difficoltà fosse da parte di questa persona di cogliere nel momento giusto quello che era la vostra offerta sincera di amicizia o magari poi, chi lo sa, anche di qualcosa di più. Però io sento che c'era una voglia sincera di stare nella vita dell'altro, quindi il problema qui è che il tempo è passato, la situazione è cambiata e non si può tornare indietro. Quindi c'è una sorta di rimorso, di sapore dolce amaro.
sento una sensazione di, se potessi tornare indietro nel tempo, non farei le stesse cose. Vi siete resi conto che alla base di questa incomprensione o percepita incompatibilità tra voi due c'è in realtà una sofferenza che nel momento in cui questa relazione tra di voi si è manifestata non poteva essere guarita, perché ripeto, non c'erano i mezzi. State attraversando ora, in questa fase, l'avete già cominciata qualche mese fa, forse anche un paio d'anni fa, questa fase di riconoscimento di come le insicurezze che vi siete portati dentro hanno tarpato le ali a tanti sogni, a tante occasioni, a alcune relazioni. In generale hanno cambiato la prospettiva attraverso cui guardate il mondo, quindi il mondo è cambiato poi dentro la vostra vita. Per cui questa persona è qui come io superiore per parlarvi anche di questo. Quindi andiamo a vedere che cosa ha da dire l'io superiore di questa persona. L'io superiore di questo gruppo, di chi sta guardando questo gruppo. L'io superiore dell'amico di chi sta guardando questo gruppo. Che cosa ha da dire a chi sta guardando? Sicuramente il superiore di questa persona si rende conto che effettivamente è un vero peccato che le cose non siano potute andare per il meglio, che non si sia potuto cogliere un'occasione di sviluppare questa amicizia. E il punto è questo, c'è consapevolezza. Questa persona non vi sta guardando con fastidio o con, come possiamo dire, con commiserazione. Ha compassione perché si rende conto che per voi accettare la presenza e le energie che questa persona aveva da offrirvi nella vostra vita in quel momento era come chiedervi la luna in un pozzo. Eravate troppo concentrati sul rimanere in una fase protettiva difensiva. Non solo non riuscivate a vedere il potenziale qui, ma non riuscivate ad accettarlo. Accettarlo significava aprirsi significava essere in pericolo. Vi servivano altre esperienze, altre situazioni per cominciare a discernere meglio che cosa causa cosa nella nostra vita. E sento da parte di questo io superiore una tristezza, sì, la stessa amarezza che percepite voi, però mi dice: che cosa ne vuoi fare? Ci sono situazioni che sono così, io comunque quell'affetto che provo nei tuoi confronti è ancora attualissimo, esiste, non è diminuito. Quando ti ricordo ancora con la stessa bontà. C'è ancora da parte mia in realtà, come ce l'hai tu, il desiderio di portare avanti questo seme di felicità che potevamo andare ad alimentare insieme. Però giustamente la vita ci porta a fare scelte, ci porta su strade diverse, costruisce le strutture fondamentali delle nostre singole vite in maniera diversa. Sicuramente sarebbe stato bello essere accanto l'uno all'altro in certi momenti. Io non metto in dubbio che se fossimo stati ancora amici come avevamo cominciato ad essere, come poi avremmo potuto continuare ad essere in maniera ancora più grande, sarebbe stato veramente utile a entrambi. Perché dalla vostra prospettiva forse voi ritenete di essere gli unici ad aver perso qualcosa, ma dalla loro prospettiva anche loro reputano di aver perso qualcosa. Perciò questa persona ha dei buoni sentimenti verso di voi, non vi incolpa di nulla, non dice nulla di negativo, non vi biasima, e
Se invece quelli che hanno offerto loro stessi come amico, ma questa persona ha declinato l'offerta per una serie di ragioni o comunque non l'ha accolta a pieno, le parole che ho detto finora valgono uguale, è sempre lo stesso risultato. Mi si parla continuamente di guarigione, di desiderio di recuperare quello che non è accaduto tra di voi, ma il tempo non è più lo stesso. Però da come lo percepisco è ancora veramente attuale questo sentimento reciproco, quindi io non direi che non può accadere che le vostre strade non si rincrocino. Ho una sensazione che questo sia più che altro una fase di sospensione, di pausa. Cosa ho detto? Karmicamente siete ancora legati, siete ancora in ottimi rapporti, siete ancora voi stessi, nonostante siete cambiati entrambi, Siete cambiati molto entrambi. Però mi viene detto, ciò che è destinato poi è destinato. Non supporto l'idea che ci sia un destino prestabilito, però l'energia che vi lega è appunto ancora esistente. Quindi ci sono altre probabilità, da quello che mi dice proprio è il vostro, scusate, è l'io superiore di questa persona che me lo dice. È probabile che ci rincontriamo e che ci accorgiamo che non è mai cambiato niente. Mi sento dire in testa lacrime di gioia, quindi può essere tranquillamente che vi rincrociate o che almeno abbiate notizie l'uno dell'altro, anche se qui non è la parte centrale del messaggio. Qui il messaggio lasciato da questo io superiore è questo: il tempo passa, ma l'affetto, l'amore che provo per te è inalterato, e io spero che sia altrettanto, ma lo so perché a livello di io superiore lo sento. Eravamo persone diverse, entrambi. Non è mica detto che perché uno dei due ha scartato l'altro, se non l'avesse fatto le cose sarebbero andate alla grande, perché non era il momento. Però il bene più prezioso qui non è l'esperienza solo se dura, è l'esperienza in sé. Quello che noi abbiamo come amicizia è davvero qualcosa di forte, non ha paura del tempo o del cambiare delle stagioni, è una cosa che è eterna. Il legame qui è vero, siamo veramente legati a livello di riverbero energetico. Il tempo è passato, siamo cambiati entrambi e magari, chi lo sa, ci rincontreremo. È molto vago su questa cosa, non me lo vuole far sapere, perché io continuo a provare a forzare al di là dei tarocchi, scaricando informazioni, e mi continua a sorridere e a dire non è nemmeno il centro dell'attenzione qui, quindi non ti fare questo tipo di domanda ora che non ha senso. Infatti quando vado anche con le carte mi dice non è il momento di parlare di questo. Va bene, io lo accetto, ci ho provato. Allora, che cosa dicono i miei tarocchi oracolari su quello che questo io superiore può aver da dire, di tutto quello di cui si è parlato? Abbi fiducia. Ma che bello. Fidati che non è cambiato niente, cioè è cambiata tutta la forma, ma la sostanza è la stessa. Sento che ce n'è un'altra. Sei protetto. Sei protetto. È un legame forte questo. Ed è quella sensazione di poter spaccare il mondo in due, che questa amicizia vi dava. Sento che forse l'altra persona, per quanto fosse presente, non è stata in grado comunque neanche essa da parte sua di formulare bene le cose e di essere ancora più diretta in qualche modo. Però quello che vi manca a entrambi è questa sensazione di legame che avevate, quindi c'è un desiderio di rivivere questo tipo di amicizia, no? Di esperienza. Non è morta. Proposta, guarda, è la proposta, l'ho chiamata proposta nel mazzo, ma è la stessa carta che c'è qui, è la stessa identica energia, vale ancora quell'energia,
ok? Siete ancora amici al 200%. Non è come se il tempo non fosse mai passato. Quindi io vi ringrazio di essere stati qui. Se avete bisogno di trovarmi, ecco qui dove trovarmi per percorsi o corsi, e noi ci sentiamo più avanti sul mio canale con le mie letture. Alla prossima, ciao ciao. E infine abbiamo la quarta lettura e andiamo a vedere l'io superiore dell'amico o dell'amica a cui state pensando ha da dire. Che cosa riguarda ciò di cui ci vuole parlare questo io superiore? Quindi andiamo a vedere magari che tipo di situazione si è creata, se c'è qualche problema, che tipo di persona è questo amico o amica, e poi passiamo al messaggio diretto. Nel momento in cui ho detto passiamo al messaggio diretto, ecco che le carte mi si sfilano di mano. Bene, allora, qual è l'argomento di cui ci vuole parlare questo io superiore? Che cosa ci vuole parlare? Riguardo a quale situazione vuole comunicare questo io superiore? Ma penso un po'. Lo percepivo che era in realtà un messaggio di entusiasmo, perché avevo l'impressione di avere un amico che a tutti i costi mi vuole parlare e sta cercando di aspettare il momento adatto in cui sa che io torno da lavoro per telefonarmi e raccontarmi tutto quello che è successo, che sa che mi farebbe piacere. Forse con questa persona non siete in contatto, o forse è una persona con cui siete in contatto ed effettivamente il rapporto è proprio come quello che ho descritto. Però potrebbe tranquillamente essere una persona che purtroppo è passata dall'altra parte, e quindi c'è questa difficoltà comunicativa tra di voi per ovvie ragioni, e subito il messaggio non che questa persona ha da dare, ma che riguarda l'argomento che si va ad affrontare nel messaggio che l'io superiore di questa persona vuole darvi, è prima di tutto una sensazione proprio di completezza, di famiglia, di affetto, di creatività. Sento proprio un vulcano esplosivo dentro al mio stomaco, il mio plesso solare sta proprio è febbricitante, ok? Vuole assolutamente fare qualcosa, si è attivato in maniera pazzesca. Mi stanno venendo in mente sport estremi, dipingere, e poi cos'era l'altro? Ok, fa sempre parte dello sport estremo, il buttarsi da una scogliera a quell'altezza. Vedo proprio giornate di sole, cose divertenti fatte assieme. C'è entusiasmo, c'è voglia di vivere, c'è proprio bei momenti. Ok, alcuni momenti che mi si stanno mostrando sono effettivamente di persone, momenti che avete avuto con persone che non ci sono più. Per cui questo riguarda proprio un'amicizia che prima di tutto è degna di essere chiamata amicizia, e poi è molto forte ed è ancora molto attiva. Questa amicizia potrebbe essere anche all'interno del nucleo familiare, potrebbe essere il classico cugino, cugina con cui non parliamo da un po', o che vediamo regolarmente come fosse la nostra migliore amica e ci siamo assieme, dipende dalla situazione. Però voglio vedere di che cosa ci vuol parlare questo io superiore. Ok, l'io superiore che sta cercando di comunicare qui con questo gruppo, cosa ha da dire a chi ascolta?
Allora, potrebbe essere che voi stiate passando un periodo di tristezza che io definirei come lutto o come difficoltà della vita, rammarichi. Alcuni qui hanno perso la speranza e c'è il desiderio proprio di avere qualcuno accanto che ci dà una pacca sulla spalla e che ci dice che andrà tutto bene, anche se non può avere la conferma del fatto che sarà così. La mia sensazione qui è prima di tutto che questo io superiore sia qui a consolarvi e a dirvi che sa benissimo quanto soffrite, è molto dispiaciuto per questa sofferenza, quindi potrebbe a maggior ragione essere la sofferenza causata dalla mancanza di questa persona nella vostra vita, ma potrebbe anche essere che questa persona ci sia ancora nella vostra vita, ma è così unita, vi vuole così bene che percepisce la sofferenza per quello che vi sta capitando nella vita o che vi è capitato e sarebbe disposto a dare di tutto pur di aiutarvi. Infatti il principale messaggio che arriva subito è prima di tutto: non sei solo. Io vedo, io so, mi dispiace tantissimo e non voglio vedere che ti abbatti così. Io per te desidero il meglio, per te desidero che tu riesca a mettere da parte il desiderio autodistruttivo che percepisci alcune volte e che non ti fa vedere quanto invece tutte le esperienze che hai fatto o la gravità dell'esperienza che stai vivendo ora ti conduce un passo alla volta verso la persona che io so che puoi diventare. Quindi questa persona è con voi in forma fisica o di puro io superiore, con tutto l'intento di esservi di sostegno, di darvi la parola giusta, il suggerimento giusto, la spinta giusta, quando avete proprio bisogno di qualcuno che vi stia alle spalle, di qualcuno che vi faccia, diciamo, da fratello, sorella, mamma, papà. È proprio famiglia questa persona. Quindi direi assolutamente, prima di tutto, fatevi coraggio, perché questo io superiore continua a dire: ti voglio vedere felice, so quanto soffri, mi dispiace molto. Cos'altro ha da dire? Di che situazione sta parlando? E come vuole argomentare le sue parole? L'io superiore che sta comunicando qui con questo gruppo, che cosa ha da dire l'io superiore dell'amico o amica che sta, ecco, in questo gruppo? Vi vuole parlare anche delle paure che state vivendo, la paura di non farcela, prima di tutto, la paura di non essere abbastanza, la paura di essere troppo lontani da casa e di non avere un modo eventualmente di tornare indietro se le cose si fanno più brutte. E qualcuno qui, non tutti, giustamente, qualcuno qui ha anche un problema di salute o sta vivendo una situazione di salute che forse non sembra molto promettente. E quindi questo io superiore dice anche: non ti preoccupare, che se anche tu camminando in questa zona in cui ti sembra di stare nella solitudine più totale hai paura, in realtà tu non mi vedi, ma io ci sono. Non sei da solo. Molto particolare, devo approfondire come mai la scelta di questa maniera di frasare le cose. Ci sono una serie di perdite qui, che potrebbe essere la perdita anche di un genitore. Ci sono una serie di dispiaceri qui che sono già accaduti o al massimo state vivendo la parte finale di queste perdite e pesa molto su di voi questa situazione, tantissimo. E questo io superiore non solo se ne rende conto, ma si rende conto anche
del livello di disperazione che provate dentro, della solitudine. C'è un ritornare continuo su questa tematica del sono da solo e non so come si fa e non so come si va avanti da qui e non riesco a capire qual è il senso. E ancora una volta torna l'impressione che ci sia un'interruzione in qualche maniera di comunicazione tra voi e questa persona. Una comunicazione non solo verbale, ma una distanza concettuale. Forse questa persona davvero è morta e avreste un grande desiderio di riuscire ogni tanto a farci una chiacchierata, o di sapere come va, o di avere un consiglio utile anche. Sì, infatti sto sentendo commozione e per molti probabilmente è questo. C'è una grossa parte di voi che continua a ripetere a se stessa: se potessi, se riuscissi, se avessi modo di, se mi fosse possibile, e terminano tutte con parlare con te, avere un confronto, sapere già come vanno poi a finire le cose, perché c'è una sottile linea tra la vita e la morte, mi viene da dire, una sottile differenza sensoriale tra l'essere di questo mondo e l'essere già passati oltre il mondo materiale. E quella linea sottile sembra essere enorme, però quando nel nostro cuore andiamo a cercare la presenza di persone a noi care, ci rendiamo conto di quanto in realtà siano solo i nostri sensi a creare distanza e sono contemporaneamente tutto quello che conosciamo e tutto quello che ci limita, questi sensi, però poi ci rendiamo conto con la nostra parte infinita e spirituale che non sono nulla. Quindi in tutta questa situazione in cui vi trovate c'è un continuo richiamo nella sofferenza che state vivendo a il senso più grande della vita. E questo senso più grande della vita si esprime anche attraverso la mancanza e la solitudine che provate nell'essere senza la possibilità di confrontarvi con questa persona apertamente. Per quelli che questa persona ce l'hanno ancora viva e attiva nella vita, sappiate che l'io superiore di questa persona sa bene in che tipo di... come possiamo definirlo? Distanza oscura vi sembra di trovarvi in questo momento ed è molto dispiaciuto per voi. E vede che tutta questa situazione vi sta bloccando, non vi permette di vivere la vita come dovreste, sarebbe giusto per voi. Per cui è qui a dire: conosco la tua sofferenza e questo è tutto quello che stai vivendo, è obiettivamente faticoso da superare, da portare avanti. E desidererei anch'io avere la possibilità di starti vicino in una maniera più consona, però per ora non è possibile, è fuori dalla mia portata e dalla tua portata. Perciò che cosa da dire in fase finale? Prima di tutto vi sta dicendo: stai solo imparando. Beh, sembra facile, no? Stai solo imparando. Peccato che imparare non sia sempre così, un procedimento così liscio. E sta dicendo anche che questo periodo di disperazione sta per finire. C'è una elevazione che sta per avvenire in voi, vi sta dando proprio la conferma, Quindi evidentemente giustamente il vostro desiderio è quello di riuscire a migliorare la vostra vita e stare meglio, e questa persona dice: andrà meglio, fidati, io lo so perché lo riesco a vedere. Prima però devi riuscire a lasciare nel passato quello che è del passato, e qui c'è tutto un lavoro sicuramente da fare, magari con il lutto riguardo questa persona o magari verso altre difficoltà che avete nella vita. Però sta dicendo:
ci sono delle difficoltà che indubbiamente stai vivendo, ma sono aggravate dal fatto che per te sono importanti a un livello spirituale. Cioè non te la puoi cavare solo facendo qualcosa che ti piace, accendendo la TV, mangiando un gelato, uscendo con gli amici. Questa è una cosa che devi fare e superare solo passandoci attraverso. L'unica maniera per uscire da dove ti trovi è continuare a camminarci dentro, così che tu possa sviluppare la tua saggezza interiore. Perché ci sono una serie di predisposizioni che tu di solito hai nella vita di tutti i giorni e che ti fanno affrontare le vicende della tua vita, diciamo quasi con aggressività, che denota che ti senti chiusa verso la vita, non hai fiducia. Non hai fiducia e non hai neanche voglia di averci a che fare, granché. Però questo non è la maniera di fare, non ti puoi chiudere dentro. È sciocco chiudersi dentro, perché poi se decidi che nel bel mezzo di un deserto ti siedi a terra e aspetti che le cose comincino ad andare per il tuo verso, stai sicuro che ti trovano secco e imbalsamato. Quindi tutta questa dispersione che tu vivi è umanamente comprensibile, ma non è umanamente comprensibile il fatto che tu speri che passi senza attivamente accettare di vivere quelle parti che non ti piacciono, perché non puoi chiudere fuori dal tuo cuore qualcosa che fa parte ancora fermamente del tuo cuore, come la sofferenza che stai vivendo, no? Non basta scacciarla via con un atto di decisione o ignorandola. Quindi è un modo di dire: io ci sono, fai questo percorso, io vorrei aiutarti, ma non è nelle mie mani. E più tu senti che devi stare nello stato di mancanza della mia presenza, e più tu non riesci a sanare i problemi della tua vita, a porre fine a questa tua sofferenza, e più stai perdendo tempo. Questa persona vuole veramente il vostro bene, quindi cosa ha da dire? Fai ciò che è necessario per il tuo benessere. Poteva essere detto in maniera migliore? Ti puoi fidare non solo di questa persona, ma di te stesso, della vita, della tua capacità di rigenerarti. Un attimo, ho la sensazione che sia un'altra carta. Tutto è compiuto, sì. Ormai quello che doveva capitare, ve l'ho detto, è capitato. Non c'è modo, non si torna indietro, questa persona non torna come la immaginate, questa persona non può fare quello che non è nella sua portata. Nella vostra sofferenza ci siete voi e questa persona è qui a supportarvi, però lo dovete fare voi tutto quel percorso per portare voi stessi fuori da uno stato di sofferenza. Non si butta fuori la sofferenza e basta, siamo noi che portiamo noi stessi fuori da uno stato di sofferenza. Per cui è qui a incoraggiarvi questa persona, questo superiore, e ci tiene veramente a voi. Detto questo, se avete bisogno di un aiuto, magari per fare il percorso, trovate come contattarmi attraverso questi format e io comunque vi auguro assolutamente tanta guarigione e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!